Prima di cominciare il video, amici, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale per continuare a supportare i nostri progetti futuri. Salve amici e bentornati sul canale. Come vedete siamo tornati nel nostro campo dopo una settimana di pioggia, perché dovete sapere qui c'è stata una settimana di pioggia interminabile che fortunatamente è venuta e infatti le patate, tutti gli ortaggi che avevamo in campo hanno avuto un miglioramento incredibile. Ora chiaramente gli eccessi di pioggia, gli eccessi di caldo fanno sempre male, quindi è giusto che ci sia un po' di sole e un po' di caldo perché adesso ci vuole. Come vedete la vigna è fiorita, ci sono già questi ributti, vedete ci sono anche i primi grappoli. La lavorazione successiva in questi giorni sarà quella di fare la potatura verde che darà aria e luce a tutta la pianta perché è veramente importante, ma come vedete qui in questo terreno abbiamo passato il trincia alla metà del terreno, ma chiaramente avvicinandosi alla pianta, non potendoci arrivare con il trincia, dobbiamo passarci col decespugliatore, perché io ancora non ho uno strumento che mi pulisca l'interfila, quindi io in questo video andrò a pulire tutta la parte, diciamo, interna della pianta, andrò a levare tutte queste erbe e andrò a controllare, vedi Gabriele, qui, le parti della pianta dove presentano dei ributti, vedete, perché questi sono dei ributti che appunto nascono tutti gli anni in questo periodo dalla pianta e vanno appunto tolti, perché appunto vanno a togliere un apporto idrico alla pianta, vanno a togliere la potenza. Poi dovremmo ricordarci che qui, essendoci un terreno di calestro, quindi molto arido d'estate, dobbiamo anche in potatura verde stare attenti a quanti grappoli lasciare, a quante foglie lasciare, perché appunto l'acqua è veramente pochissima. Adesso andremo a passare col decespugliatore, vi faremo vedere un po' come ci muoviamo, andremo a fare la pulizia perché vedete anche qua ci sono dei ributti, vedete, che nascono tutti gli anni, poi alla fine vanno tolti. C'è chi ha una spazzolina, io lo faccio sempre a mano anche perché la mia vigna non è grandissima, quindi vedete anche quella lì ci sono, e appunto questo è un lavoro da fare prima di fare la potatura verde e prima di fare i trattamenti, perché io ancora da sempre non faccio mai trattamenti prima di aver pulito tutte le piante, quindi voglio essere sicuro che siano pulite le piante, abbiano diciamo una forma omogenea, abbiano anche un po' di luce, un po' di aria. Successivamente andrò a fare i trattamenti che sono quelli soliti, rameici con poltiglia bordolese e zolfo, che è molto importante. Chiaramente non è come l'olivo che si fa un trattamento una volta ogni mese, una volta ogni 2 mesi. La vigna ha bisogno di più trattamenti perché è una pianta un po' più delicata, ci sono più malattie, quindi io la faccio almeno una volta ogni 2 settimane, la poltiglia bordolese, lo zolfo uguale. Cerco di diciamo andare dietro anche un po' alla salute delle piante perché già qualche pianta mostra un po' di malattie. Io chiaramente non voglio forzare la cosa di dargli tanti prodotti perché appunto non voglio che poi si abituino anche a queste cose. Allora io adesso andrò a fare la pulizia, leverò tutti i ributti e vi farò vedere in che modo mi muoverò. Allora amici, come vi ho già annunciato, andremo a utilizzare il decespugliatore. Questo è un semplice decespugliatore che ho comprato alla fine degli anni 90, quindi è molto vecchio, ma devo dirvi che mi sono sempre trovato bene. Ora spero che non mi si rompa ora, mi tocco. È, diciamo, importante andare a utilizzare delle protezioni che sono gli occhiali. Alcuni usano anche delle reti, a me purtroppo mi danno troppo fastidio. Uso sempre gli occhiali perché dovete sapere che da quella molla lì è possibile che partano dei piccoli sassetti e se vi finiscono in un occhio rischiamo di fare una tragedia. Quindi gli occhiali sono la protezione più importante. Poi è sempre importante avere un abbigliamento lungo, non andare a fare questo lavoro con delle scarpe, dell'infradito o con dei pantaloncini corti perché ci si va a ferire le gambe, si va a riempire proprio le gambe di erba, questo non vogliamo. Poi certamente i guanti sono importantissimi, la cintura che in questo modo non andiamo a romperci, a darci noia a tutte le spalle perché poi la sera si muore dal dolore. Quindi è importante usare giusti e appunto quelli che servono, senza mai esagerare, le protezioni perché in questo modo si va diciamo a proteggerci, soprattutto gli occhi che sono importanti. Allora, bisognerà stare attenti a non andare a toccare la pianta, perché chiaramente avendo quei fili lì, che sono di plastica, non sono di ferro, se si va a urtare la pianta si rischia di andare a ferirla e questo sarebbe un problema. Quindi noi ci passiamo vicino, ma non andiamo mai a toccare la pianta, perché appunto è molto pericoloso, si va a danneggiare tutta la parte poi iniziale della pianta, quindi si va a interrompere la linfa, si fa un danno incredibile. Bisogna sempre stare attenti. Appunto le persone che hanno le attrezzi per pulire l'interfila hanno appunto un blocco che appena arriva al tronco si muove, quindi sono un po' avvantaggiati. Io non avendolo devo lavorare in questo modo, però comunque sia devo dirvi che il mio lo faccio. Allora amici,
mi sono messo la cintura per la schiena, ho messo gli occhiali e adesso cominciamo la pulizia, passando molto vicino alle piante ma senza andare a fargli un danno. Guardate un po' come... Allora, se ci sono delle erbe che sono vicino, le andiamo a togliere con le mani, vedete? In questo modo non si va a danneggiare la pianta con il filo del decespugliatore. Così. In questo modo la pianta ha una pulizia, vedete? Sta anche meglio, c'ha più spazio, c'ha più aria, c'ha più luce, anche il tronco, vedete, ha molta più luce. Allora amici, come vedete abbiamo pulito tutta l'interfila, fai vedere Gabriele da qui in fondo, vedete abbiamo pulita tutta. E in questo punto qui chiaramente c'è una pianta dove io appunto non sono passato col decespugliatore per non andare a causargli dei danni appunto alla radice, ma vedete qui ci sono tanti piccoli ributti che noi andiamo a pulire. Nel frattempo togliamo anche tutta l'erba appunto che c'è intorno alla pianta, in questo modo gli andiamo a dare appunto una pulizia e anche una luce, e anche li andiamo a togliere, vedete qui ce n'è uno, li andiamo a togliere delle parti appunto dei ributti e vanno a toglierli anche forza, poi perché in questo momento è diciamo il momento in cui la pianta, vedete, ha buttato questi ributti che poi sono appunto i frutti, e poi andremo a scegliere in potatura verde perché questa qui c'ha tipo quasi 10 ributti e chiaramente troppi non vanno bene perché si fa un vino di peggiore qualità, poi la pianta soffre, quindi anche in potatura verde andremo a scegliere questi ributti. Come vedete la pianta adesso è pulita e questo lavoro va fatto per tutte le piante che appunto presentano dei ributti alla base. Allora amici, per oggi abbiamo completato la lavorazione, sono abbastanza stanco, come vedete mi sono messo il cappello perché è arrivato un caldo pazzesco e quindi è giusto proteggersi anche un po' dal sole. E siamo appunto nella vigna, come vedete abbiamo fatto la lavorazione di pulizia, ora sto passando ancora appunto vicino ai filari per vedere se magari ho dimenticato qualcosa. Vedete qui ci sono dei ributti, questi qui si levano, vedete anche qui. Adesso continuo in perlustrazione, non so se vedete sono scalzo perché io adoro stare scalzo sia d'inverno che d'estate nel campo e diciamo nei prati che ho vicino alle coltivazioni, perché oltre a essere super comodo e aver abituato i miei piedi a stare scalzo anche nella terra, ci sono dei benefici enormi. Poi magari un giorno ve ne parlerò se siete interessati. Io amici vi ringrazio, continuo a godermi questa splendida giornata nella mia vigna in silenzio e vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!